Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Nosso amigo Fábio aqui do Vale do Rio Tânnaro organizou pra gente um encontro com o Paulo Zappa, que é um produtor de manteiga artesanal. Ele vai mostrar pra gente como é feita a manteiga artesanal e qual é a diferença entre a manteiga que ele faz e aquela que a gente compra no supermercado. Você até pode achar que é fácil fazer, que é só bater a nata e transformar em manteiga, mas tem muito detalhe nessa preparação que a gente não sabia. Questo latte di oggi, la ordegna... Questo è il latte di questa mattina, sì. Agora ele está colocando o leite ali. Essa ali é uma centrífuga. Então o que acontece? Ela vai girando o leite ali dentro e separa por densidade a nata do leite. Essa parte aqui é a nata. O processo que ele está fazendo agora é para fazer manteiga, não é para fazer queijo. Essa nata aqui ele vai deixar por um dia mais ou menos. Pode deixar até 48 horas. E depois ele coloca aqui dentro e aqui ela começa a bater a nata. É a história do ratinho que ficou na nata tentando fugir, transformou a manteiga e pulou fora do balde. Questa è vecchia, noi poi avevamo adattato un motore per fare meno fatica, però avrà almeno 150 anni. 150 anni? Perché E prima nonna, era con la mano? Prima aveva solo la manovella, ma mia nonna che è ancora viva ne ha 94 anni e lei non si ricorda quando suo papà ha comprato questa cosa qua. E con o latte cosa fa dopo? Il latte scremato noi lo diamo un po' ai vitelli e un po' ai maiali, perché a fare i formaggi rimangono dei formaggi che non sanno neanche di formaggio, quindi è fantastico. E questa qua è la panna, questa è panna che ha già 2 giorni, Per fare il la burro. usiamo per il burro. E diventa una panna montata, poi forza di scuoterlo, proprio per fisica, si divide il grasso dall'acqua. E quello invece cos'è? Questo è un formaggio fermentato che si chiama Bruce. Bruce? E questo lo facciamo con il latte che rimane dal burro, fatto scaldare, viene in superficie una cosa che sembra ricotta. La si raccoglie piano piano, infatti se guardi fa acqua, fa. E quanti mesi bisogna fermentare? Quanti giorni? Questo, beh, per essere buono deve avere almeno un mese. Sì, perché prima non è buono da consumere. Di lì fino a 10 anni va sempre bene. Adesso, no? Adesso io non lo uso perché stamattina ho da fare e non riesco. Questo liquido qua è quello che serve per fare il Bruce. Ah, il formaggio. Questo qua tu lo fai scaldare sul fuoco, quando arriva a 95 gradi viene a galla, lo raccogli, lo metti dentro qualcosa che scola e poi di lì diventa Bruce. Ah, proprio come si fa la ricotta. Come la ricotta, è la stessa identica cosa. Non c'è bisogno di aggiungere niente perché è già acido di suo, perché stando lì 2 giorni si acidifica. Ah, e adesso bisogna Adesso va lavare. lavato perché sennò quando lo mangi sentiresti troppo il gusto dell'acido butirrico e quindi darebbe fastidio, specialmente se lo mangi crudo. Ah, per sulla questo pasta. che il burro non è acido. No, il burro Perché? viene lavato, tanto essendo un grasso oramai tu puoi metterlo nell'acqua finché vuoi che non si scioglie più. L'unica cosa che si scioglie nell'acqua è l'acido, quindi lo lavi una volta, lo lavi 2, tanto che basta, perché se tu lo mangiassi così sarebbe acido. E quanti volte lavano? Una sola o? 2, 3 a seconda, poi vedi quando l'acqua è quasi pulita. Ah, bisogna essere quasi pulita qui l'acqua. Sì,
Proprio lavoro manuale. Poi si continua a lavarlo un po' e intanto lo si massaggia, perché massaggiandolo così gli facciamo uscire l'acqua. Ogni tanto lo passi sotto l'acqua perché sennò col caldo delle mani non lo riesci più a usare. È una pasta di manteiga, è proprio come un impasto. È come un impasto, è come il das. Quando è di questa consistenza qua tu puoi dargli la forma che vuoi. Poi il bello di questo burro qua è che cambia colore a seconda delle stagioni. Se tu ritorni tra un mese il burro è giallo così. Sì, perché per quello mangiano. Appena le vacche vanno nell'erba mangiano, la prima cosa che mangiano sono i fiori in primavera. E quindi ha un gusto spettacolare, dei profumi che ce li ha solo un mese in primavera. Ma io mi rendo conto di quando mio fratello gli dà l'erba medica rispetto a quando gli dà il fieno normale, perché il burro cambia colore. Qualcuno ha detto per noi che le mucche possono prendere il beta-carotene e carotene e per questo è giallo il formaggio, il burro. Anche quello, sicuramente nell'erba hanno il beta-carotene, nel fieno non c'è. O comunque ce n'è pochissimo. Però che dà più profumo e gusto al burro è l'erba con i fiori della primavera. Quando a maggio di solito abbiamo sempre le visite delle scuole, no? Gli tolgo dal freezer un panetto di burro fatto durante l'inverno e poi gli faccio assaggiare il burro del mese di maggio, cioè quello del burro di erba. E anche i ragazzini di 7-8 anni sentono la differenza. Ma infatti ai tempi dei mezzadri, quando in campagna il padrone era padrone, ma che lavorava alla campagna erano gli operai e non pagavano soldi, solitamente davano un terzo della produzione, se lo teneva il contadino, 2/3 andavano al padrone. Ai tempi dei mezzadri il burro di maggio, come il formaggio di maggio, andava solo al padrone perché era il più buono. E lo noti anche nei formaggi, i formaggi fanno più fatica a rimanere compatti, sono molto più grassi, perché noi adesso questo latte qua ha il 4,8-4,9% di grassi. Dai primi di maggio fino alla metà di giugno arriveremo a 8,8-8,9 di grasso. E qual è la differenza di prendere la panna naturale, che è solo lasciare il latte e dopo prendere che c'è sopra? Niente, perché questo affare qua è semplicemente fatto allora il latte esce di qua, sì, scende qua dentro, scende qua in fondo, esce da questi buchi qua, sì, la forza centrifuga lo spara forte, lui passa in mezzo a tutti questi dischi, la panna è più leggera, rimane sopra e viene a uscire da questi 3 buchi qua. È solo meccanica, è la stessa cosa che fa il latte quando tu lo lasci lì in un contenitore, che vai dopo mezz'ora, un'ora col dito e la panna è venuta su. Così acceleri solo un pochettino la cosa. E abbiamo visto anche al supermercato che in burro c'è burro fatto a centrifuga o bisogna tenere mettere questo? No, quello lo si mette perché dove c'è scritto burro di centrifuga significa che è ancora un burro con una panna ottenuta con una scrematura più o meno normale. Dove non c'è scritto niente, a volte è addirittura una scrematura chimica. Ah, mettono ossia qualcosa. Vengono aggiunti tipo della soda al latte a una certa temperatura, come per fare l'olio di semi, uguale. Viene scaldato, viene inserita la soda, si divide in automatico tutto quello che è la parte grassa, viene passata dentro dei separatori come quelli dell'olio, preciso, e lì dal latte gli hanno preso proprio tutto. Però non lo so se un po' di quella soda sì, poi ce la mangiamo, roba. come l'olio di semi. Se posso preferisco ancora usare un bicchiere d'olio d'oliva a condire l'insalata. Per adesso la legge ci permette ancora di farlo col latte crudo. Se no, quando non ce lo permetterà più, bisognerà portare il latte oppure anche solo la panna a 85 gradi e poi fai il burro. Però poi c'ha il gusto che c'ha tutto il burro che compri, cioè nessuno. Noi purtroppo siamo così intelligenti che prendiamo il latte, lo pastorizziamo, quindi uccidiamo tutto quello che c'è dentro. Poi il giorno dopo andiamo in farmacia e andiamo a comprare i fermenti lattici. Quindi prima li buttiamo via e poi ce li andiamo a mangiare. I formaggi è la stessa cosa, noi li lavoriamo ancora a latte crudo.
Chi vuole avere una produzione standard, quindi sempre uguale, non ci sono problemi. Pastorizza il latte, lo sterilizza, E mette qualcosa poi dentro. prende i fermenti lattici che li vendono, ci sono delle ditte in Italia che fanno solo fermenti da formaggio, li mette di nuovo nel latte, ma lui mette sempre gli stessi fermenti e quindi È lo stesso sapore, non c'è... per forza, perché se non facessero così tu non potresti trovare la fontina innanzitutto a 6 euro al chilo e poi sempre uguale. Già mio bisnonno erano in questa cascina qua e noi abbiamo, se vogliamo, la fortuna di continuare la tradizione che non si è mai interrotta, perché questa cascina è sempre stata attiva, tramandata di padre in figlio, ma è sempre stata in produzione. E aí, gostaram da preparação? Pra gente foi um negócio muito curioso, a questão da fermentação, de trabalhar a manteiga como se fosse uma massa, depois lavar. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo.